Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. Sono qui oggi con un video molto particolare su questo canale per unboxare e recensire questo nuovo visore di Meta, il MetaQuest 3S. Premetto quindi che non ho mai provato un visore e che quindi la mia recensione non sarà al livello delle recensioni di altri utenti di visori molto più esperti di me. Ciò che posso quindi dirvi sono le caratteristiche di questo nuovo prodotto e le differenze quindi con il MetaQuest 3, prodotto quindi di fascia medio-alta, sempre di ultima generazione, e il MetaQuest 2 invece che è un prodotto della vecchia generazione. E posso darvi quindi le mie impressioni da nuovo utente Meta e di visori. Allora, come voi ben sapete, da poco è uscito il MetaQuest, quindi da poco il MetaQuest 3S è stato rilasciato sul mercato alla modica cifra di 330 euro, e se lo ordinate entro aprile del 2025 avrete incluso, oltre quindi al MetaQuest 3S, anche una copia di Batman Arkham Shadow, un gioco quindi di Batman nuovo per VR. Come quindi potete ben vedere, ho preso la versione da 128 GB, poiché ritengo che il rapporto qualità-prezzo sia ottimo e poi credo che comunque memoria in più non mi sia quindi di particolare utilità, poiché penso che 128 GB bastino per quello che io personalmente devo fare, ovviamente. Come ben sapete, quindi molto probabilmente la versione dei 128 GB del MetaQuest 3 verrà tolta dal mercato per rendere più netta la differenza di prezzo tra il MetaQuest 3S e il MetaQuest 3. E allora, per quanto riguarda quindi le specifiche e le differenze, vediamo che il MetaQuest 3S rispetto quindi al MetaQuest 3 ha le lenti Fresnel, che sono lenti presenti anche nel MetaQuest 2. Vediamo che ha una batteria ridotta di circa 4300 mAh rispetto ai 5000 e passa di MetaQuest 3, però la durata della batteria dichiarata è maggiore nel MetaQuest 3S, poiché dato che la risoluzione è minore e grazie ai sistemi di ottimizzazione e di risparmio della batteria, la durata del MetaQuest 3 è maggiore rispetto a quella del MetaQuest 3, anche quindi se la batteria è più piccola, e si aggira intorno alle 2 ore e mezza se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio, ovviamente sempre nei commenti. Poi per quanto riguarda, quindi abbiamo nel MetaQuest 3 se manca il jack 3.5 mm per le cuffie, quindi possono essere utilizzate solo cuffie Bluetooth insieme al MetaQuest 3S, a differenza del MetaQuest 3 dove lo troviamo il jack per le cuffie. Troviamo quindi i controller di ultima generazione che non sono presenti nel MetaQuest 2 ma sono gli stessi al MetaQuest 3. Troviamo quindi non c'è il sensore di profondità, bensì un sensore ad infrarossi. Troviamo quindi il pass-through, ovvero la realtà mista a 4 megapixel a colori. È possibile passare da realtà mista a realtà aumentata tramite il pulsante presente al di sotto, oppure tramite il doppio tap. Abbiamo quindi il tasto del volume, una serie di camere. E vediamo inoltre che il processore del MetaQuest 3S è lo stesso del MetaQuest 3, ovvero lo Snapdragon XR Gen 2, quindi molto più potente rispetto a quello del MetaQuest 2. Vediamo che la risoluzione ovviamente è diversa e l'angolo di visuale è 96 gradi per 90, a differenza del MetaQuest 3 dove vediamo 110 x 96. Anche la risoluzione quindi è minore rispetto al MetaQuest 3. E allora, che altro possiamo dire? Le lenti presenti, quindi le lenti Fresnel, possono essere regolate solo in 3 posizioni fisse, a differenza delle lenti Pancake presenti nel MetaQuest 3 che sono regolabili a piacimento. Per il resto quindi non so che altro dire. Troviamo una porta di ricarica USB-C laterale
E per il resto non so quindi che altro dire e passiamo all'unboxing. Allora, come ben potete vedere, questo è il contenuto della scatola. Ora già esce questa specie quindi di base che io conserverò, infatti la utilizzerò come base, dove troviamo quindi all'interno il visore, i due controller. Ho già diciamo unboxato e spacchettato il caricatore che vedete qui appunto, USB-C. Come ben sapete quindi i controller sono a batterie e sono ovviamente diversi da quelli del MetaQuest 2 che presentavano quei laccetti nella parte, quella specie di laccetti circolari, semicircolari nella parte superiore. Ed ecco quindi qui il visore, dove io già ho inserito il distanziatore per gli occhiali. Come ben potete vedere utilizzo appunto gli occhiali, quindi non posso utilizzarlo senza, a meno che non mi compri le lenti proprio graduate per il visore. Come quindi ben potete vedere sono presenti le lenti Fresnel nel MetaQuest 3S, che ho già provveduto a distanziare in base quindi alle mie esigenze, ed eccolo qui quindi il visore, che ho anche già settato per la mia comodità, come si suol dire. E dunque, per quanto riguarda le mie impressioni sul MetaQuest 3S, ci vediamo fra qualche giorno, dove quando l'avrò provato meglio e potrò dare un parere più preciso e più netto riguardo la mia personale esperienza. Ci vediamo a breve. Allora, come ben potete vedere, sono passati alcuni giorni dalla prima volta che ho unboxato e provato il MetaQuest 3S, e ora sono pronto a dare la mia opinione su questo prodotto. Allora, il MetaQuest 3S costa ben 330 euro e se lo acquistate entro aprile dell'anno prossimo avrete, oltre al MetaQuest 3S, una copia di Batman Arkham Shadow, il nuovo gioco di Batman per VR. Inoltre, come tutti i nuovi utenti, avrete diritto a una prova gratuita del MetaQuest Plus per ben 3 mesi, di cui appunto io sto usufruendo e mi sto trovando molto bene. Il MetaQuest Plus è un abbonamento simile al PlayStation Plus, che fornisce 24 giochi annuali e 2 giochi mensili, penso. E il costo dopo i 3 mesi di prova gratuita di ben 9 euro al mese. Tra i vari giochi quindi dell'abbonamento MetaQuest Plus c'è anche Asgard Wrath 2, che ho provato in questi giorni insieme a Batman Arkham Shadow, e a cui dedicherò una recensione a parte, quindi non in questo video, come con Batman Arkham Shadow. Allora, come stavo dicendo, con questo prodotto mi sono trovato veramente molto bene, poiché io, dato che non avevo mai provato la realtà virtuale, questo prodotto mi ha estremamente sorpreso per la sua qualità, poiché le lenti, anche se sono quelle di vecchia generazione e sono quelle del MetaQuest 2, ritengo essere di ottima qualità. Non so quindi come sono quelle lenti Pancake del MetaQuest 3, ovviamente sicuramente saranno di una qualità superiore, però ritengo che comunque le Fresnel sono buone lenti. Per quanto riguarda la mancanza del jack per le cuffie da 3,5 mm, non ne ho sentito la mancanza, poiché io utilizzo prevalentemente cuffie Bluetooth e wireless. Ovviamente se c'è è meglio, però comunque per me non è stato un problema. Per quanto riguarda i 128 GB, come già avevo affermato in precedenza, ritengo che sia una capacità quindi di memoria adeguata, poiché non ritengo che ci sia necessità di maggiore memoria in un visore. Per questo mi sono trovato veramente bene con la versione da 128 GB.
Gli unici piccoli problemi che ho riscontrato riguardano la presenza a volte, ma veramente raramente, di aberrazioni cromatiche di artefatti, però questi problemi sono facilmente risolvibili semplicemente quindi uscendo e rientrando dall'applicazione in questione o riavviando. Il lane tracking ritengo che sia abbastanza poco preciso. L'ho provato, ma non so com'è il lane tracking nel MetaQuest 3, però ritengo il MetaQuest 3S il lane tracking non è proprio preciso. Infatti io preferisco l'utilizzo sempre del controller. Per il resto quindi mi sono trovato molto bene con questi controller di ultima generazione. Anche il visore, diciamo, non ho sentito quindi fortemente il peso del visore addosso quando l'ho indossato per lunghe sessioni di utilizzo. Solo ecco dopo un po' di tempo, ecco dopo che si sta delle ore con il MetaQuest addosso, forse si inizia a sentire un po' il peso, però in quel caso per chi deve fare proprio un utilizzo estremamente intensivo si può optare per dei laccetti che si comprano a parte e che rendono più efficace la distribuzione del peso e quindi più godibile l'esperienza del VR. Io comunque non ne ho sentito il bisogno. Detto questo, la recensione penso che sia finita, quindi vi ringrazio per essere giunti fino a questo momento del video e vi ricordo di utilizzare, nel caso vogliate comprare un MetaQuest, il link di invito in descrizione, che vi permette quindi quando vi registrate con il vostro nuovo dispositivo Meta di ottenere ben 30 euro di fondo Meta da utilizzare appunto sullo store per qualsiasi app. Vi lascio anche il link di invito per Batman Arkham Shadow. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Vi ricordo quindi di seguirci su Instagram se volete, e detto questo, se vi ho mancato, quindi non ho detto alcune cose che ritenete importanti, scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!